Il volo Swissair 111 parte da New York diretto a Ginevra. I passeggeri si mettono comodi e si godono il viaggio. In business class e in classe turistica non avevamo idea che qualcosa non andasse. Quando la cabina resta al buio, qualcuno comincia a preoccuparsi. Stia tranquilla, tra poco atterriamo. Ma in cabina di pilotaggio è tutta un'altra storia. Sentivo un allarme in sottofondo e non avevo idea di cosa fosse. Ogni tentativo dei piloti di controllare l'aereo è inutile. Pochi a bordo si accorgono di avere solo qualche minuto di vita. Un disastro non è un incidente isolato, ma una catena di eventi cruciali. Analizzeremo questi fattori critici e scopriremo insieme le cause del disastro. Golden's Bridge, New York. 16:46. Padre di 3 figli, Ray Romano parte per un viaggio d'affari in Europa. Lena, hai fatto con la valigia? Ho appena finito. È già ora? È ora. Era appena diventato socio dell'azienda per cui lavorava da tutta la vita. Era un uomo eccezionale, in tutto. Ci vediamo la prossima settimana. Chiama. Certo. – 19:45, ora legale della costa atlantica. Aeroporto di New York, JFK. 215 passeggeri salgono a bordo del volo Swissair 111 diretto a Ginevra, Svizzera. Ray Romano siede nella fila 9, vicino alla cabina dell'aereo. E lui ha il biglietto? No, No. Si siede con te? sì. Ah, allora va bene. Il comandante Urs Zimmermann e il primo ufficiale Stefan Löw affronteranno un volo notturno di 8 ore. «51 minuti dopo il decollo, l'aereo è a quota 10.000 metri e sorvola la costa della Nuova Scozia, Canada. Non senti questo odore? Sì, anch'io sento un odore strano, ma non capisco da dove venga. È tutto a posto. Hai sentito un odore strano in cabina passeggeri? In effetti qui c'è un odore strano, ma Ma di là in cabina? non in cabina, no, no, niente. Non hai sentito niente? No. Sarà il condizionatore. Già. Perché non cominci a colorare il razzo? Allora prendo il rosa e il viola. Grazie. È perfetto, grazie. Hai programmi per il rientro? Faremo un giro in barca sul lago di Zurigo. Ah, bello. Questa cosa non mi piace per niente. Dai un'occhiata. Non va affatto bene. Il comandante Zimmermann decide di atterrare e far controllare l'aereo.
Swissair 111, dichiariamo un pan. Presenza di fumo in cabina di pilotaggio. Si richiede atterraggio immediato all'aeroporto più vicino. Credo che Boston vada bene. Swissair 111, ricevuto. Il controllore comunica che l'aeroporto di Halifax è più vicino di Boston, a soli 122 chilometri. Volete atterrare ad Halifax? Affermativo, Swissair 111. Preferiamo Halifax dalla nostra posizione. L'aeroporto si prepara a un atterraggio d'emergenza. Il fumo sembra svanito, ma i piloti vogliono comunque far controllare l'aereo. Per precauzione indossano le maschere dell'ossigeno e iniziano la discesa. Vi preghiamo di allacciare le cinture. Abbiamo un problema al sistema di condizionamento che dobbiamo risolvere prima di proseguire il nostro volo. Atterreremo all'aeroporto di Halifax in Canada. Torre di controllo di Moncton, New Brunswick. Guardai rapidamente il radar per capire dove fosse l'aereo e stimai che si trovava a circa 20 minuti dall'aeroporto. È compito di Bill Pickrell guidare i piloti verso l'aeroporto. Doveva essere un'operazione piuttosto semplice. L'aereo era ben allineato per l'avvicinamento. Volo 11, buonasera. Posso dirigervi verso la pista 06 di Halifax? Sì, pista 06 accordata, Swissair 111. Ok, rotta di avvicinamento alla pista 06. 50 km per raggiungere la quota ottimale. Ci servono più di 50 km. Swissair 111, ricevuto. Virata a sinistra, rotta 0130. L'aereo è ancora troppo alto per atterrare ad Halifax direttamente. In linea di massima, a quella distanza dall'aeroporto, un aereo dovrebbe già essere sceso intorno ai 3.000 metri. In questo caso, invece, era a 6.000 metri o poco più in alto. I piloti eseguono una discesa a spirale per perdere quota. Volo 111, potrei avere il numero delle persone a bordo e la quantità della riserva di carburante? Ricevuto. Dobbiamo scaricare il carburante. Possiamo farlo durante la discesa? Mi girai verso il mio collega e dissi: oh no, deve scaricare il carburante adesso. Poi controllai dove poteva farlo in sicurezza, cercando di tenerlo comunque vicino all'aeroporto. Pickrell suggerisce di rilasciarlo sopra l'aeroporto o di allontanarsi e rilasciarlo sull'oceano. I piloti scelgono l'oceano. Mancano 5 chilometri per superare la costa e restate comunque a 40 chilometri dall'aeroporto se dovete arrivare lì in fretta. Va bene, avvisateci quando possiamo iniziare a scaricare il carburante. Il comandante inizia la procedura prevista dalla Swissair per il fumo di origine sconosciuta. Disattivare l'interruttore delle luci di cabina. E toglie la corrente superflua in cabina passeggeri. Scusi, dobbiamo preoccuparci. Non c'è corrente e l'aerazione è spenta. Non si preoccupi, è la procedura standard per un atterraggio d'emergenza. Atterraggio d'emergenza? Stia tranquilla, tra poco atterriamo. Può allacciarle la cintura? Abbiamo perso il pilota automatico. Si è disattivato. Santo cielo, Stefan, c'è un incendio. Dichiara l'emergenza. Swissair 111, dichiariamo l'emergenza. Ricevuto.
Oh mio Dio. L'aereo è a 6 minuti dall'aeroporto. Sentivo un allarme in sottofondo che proveniva dalla cabina e non avevo idea di cosa fosse. Iniziamo il rilascio. Dobbiamo atterrare immediatamente. Swissair 111, ricevuto. Tutti i monitor di volo si sono spenti. Abbiamo perso il transponder. Il segnale non c'è più. Volo 111, rispondete. Tutte le comunicazioni con l'aereo sono interrotte. Volo 111, rispondete. I controllori possono solo seguire la sua rotta sul radar. Swissair 111, rispondete. Notammo che l'aereo aveva deviato la sua rotta per l'aeroporto e procedeva a ovest, verso la costa. E in quel momento capii che era accaduto qualcosa di terribile. Santo cielo! Venite, abbiamo dei posti in fondo. Da questa parte. I miei colleghi vi aiuteranno. C'è fumo in prima classe. Appena si diffonde la notizia, i pescatori del posto si precipitano in mare per soccorrere i superstiti. Mi sentivo impotente. Ero seduto lì e non potevo fare niente. All'improvviso l'aereo virò a sud, verso l'oceano. E poi scomparve. Lo abbiamo perso. Lo abbiamo perso. Swissair 111, rispondete. Swissair 111. Oh mio Dio. L'ultima posizione radar del volo Swissair 111 è 9 chilometri dalla costa canadese. Appena si diffonde la notizia, i pescatori del posto si precipitano in mare per soccorrere i superstiti. Non esitammo a prendere le barche nel cuore della notte per aiutare quelle persone. Era una cosa naturale da fare. Wayne Manuel impiega un'ora a raggiungere il posto. C'erano altre barche là fuori, ma già in lontananza si sentiva un forte odore di carburante. E mentre ci avvicinavamo si vedevano i rottami a galla. A 865 chilometri di distanza a Goldens Bridge, New York, Lynn Romano ascolta il notiziario.
Il pilota ha parlato di fumo in cabina prima che l'aereo scomparisse dal radar a 300 metri d'altezza mentre tentava un atterraggio d'emergenza ad Halifax. Vidi che c'era stato un incidente aereo e mi feci il segno della croce perché volevo pregare per quelle persone. Non si sapeva ancora se erano vive o morte. Il volo partito da New York era diretto a Ginevra. Tom, che cosa ci puoi dire di più dalla tua posizione? Più guardavo il notiziario, più mi rendevo conto che quel volo era il suo. Qui continuano ad arrivare mezzi di soccorso da tutte le parti e a setacciare la costa nella speranza di trovare dei superstiti. Chiamai il numero verde e dissi: è partito con il volo Swissair 111, ha il posto 9F. Qualcuno deve pur dirmi se era su questo aereo. Era il volo Swissair 111. Sapevo che era lo stesso aereo. In superficie c'erano più che altro vestiti, pezzi di valigie e scarpe. A un certo punto credo che passammo davanti a una parte dell'aereo, perché si vedevano come dei finestrini sul lato e quello era uno dei resti più grandi. Wayne spera di trovare dei superstiti. Ci speri sempre, ma dopo aver visto cosa galleggiava sapevamo che non era rimasto niente. Non potevano esserci sopravvissuti. La devastante notizia viene confermata all'alba. Tutte le 229 persone a bordo del volo Swissair 111 sono morte. Mi dissero solo che non c'erano superstiti e non ricordo molto altro di quello che successe dopo. Mi sentivo come mi avessero strappato via l'anima. La Commissione per la sicurezza dei trasporti in Canada avvia un'indagine. Il vice capo è Larry Vance. Ha 31 anni di esperienza come pilota e 14 come investigatore di incidenti aerei. Come punto di partenza usa la registrazione della torre di controllo. Avevamo alcune informazioni sin dall'inizio. Sapevamo che c'era un incendio a bordo e che i piloti si stavano occupando del problema. Ma volevamo sapere come era iniziato l'incendio, come si era diffuso e come alla fine avesse reso ingovernabile l'aereo. La chiave di tutto era nelle risposte a queste 3 domande. Analizzando a fondo questa indagine, dimostreremo perché un moderno aereo di linea è precipitato nell'Oceano Atlantico, uccidendo tutti a bordo. Per stabilire cosa ha provocato l'incendio sul volo 111, gli investigatori devono prima recuperare i rottami. Oltre 20 agenzie da Canada, Stati Uniti ed Europa sono chiamate in aiuto. Effetti personali e rottami sono portati a riva lungo 200 km di coste frastagliate. Troverete dei resti umani. Posso solo dirvi, raccoglieteli e continuate a lavorare. Solo il corpo di un ragazzo viene ritrovato intatto. Sommozzatori e robot subacquei esaminano i rottami a 54 metri di profondità. Per noi era fondamentale riuscire a recuperare le scatole nere perché contengono informazioni essenziali su quello che accade in cabina ed eravamo ansiosi di trovarle. A 9 giorni dall'incidente, le 2 scatole nere sono ritrovate intatte. C'è una lista d'emergenza per fumo nel sistema di condizionamento? Il team capisce che i piloti prima sentono odore di fumo e poi lo vedono. Stefan, il fumo non c'è più.
Ma dopo essere svanito, il fumo torna, portando l'incendio con sé. Swissair 111, potete scaricare il carburante. Ricevuto. Ma gli investigatori scoprono qualcos'altro. Su entrambe le scatole nere mancavano gli ultimi 6 minuti di registrazione ed era frustrante per noi. Pensavamo di poter avere tutti i dati fino al momento dell'impatto, ma non fu così. Le scatole nere non forniscono alcuna risposta, ma Vance è sicuro che i rottami dell'aereo contengano maggiori indizi. Ci vorranno mesi per recuperare i rottami e gli effetti personali. I familiari delle vittime sono invitati a riconoscere gli effetti dei loro cari. La scena era indescrivibile. C'erano valigie che sembravano dilaniate dal demonio e c'erano altri oggetti che invece erano stati recuperati dall'oceano in perfette condizioni. Lynn vede il blocco con la lista della spesa scritta dal marito quella mattina. La cosa assurda era che il suo blocco era lì, potevo leggerlo. C'erano anche riviste intatte, ma nessuno dei passeggeri eccetto uno. E quando chiesi perché, com'è possibile, mi dissero che dipendeva dalla forza di gravità e si sa che succede. Vorrei non averlo mai chiesto. Viene recuperato il 98% dell'aereo. Ma è in oltre 2 milioni di pezzi. Il difficile compito di trovare indizi si semplifica, dato che l'aereo non si schianta a terra, ma in acqua. Ci si presentava un'occasione unica. Non capita spesso di trovarsi di fronte a un incidente con un incendio in corso che si spegne di colpo, tutto insieme. Perciò i rottami conservavano tutti gli effetti dell'incendio in quel preciso momento. La priorità degli investigatori è stabilire dove ha avuto origine l'incendio e cosa lo ha innescato. Don Ennis è l'investigatore tecnico del Transportation Safety Board e dirige l'indagine della squadra esperta di incendi. I primi pezzi che risultarono danneggiati dal fuoco venivano dalla cabina di pilotaggio, dalla cucina di bordo o dal compartimento della prima classe. Quindi, ci concentrammo su quella zona. Tutti i rottami danneggiati dal fuoco appartengono alla parte anteriore dell'aereo e il team decide che il modo migliore per capire cos'è successo è ricostruire quella parte. Come in un puzzle da 5.000 pezzi, i rottami vengono accuratamente fissati ad un modello a grandezza naturale. Man mano che mettevamo insieme i pezzi, il quadro diventava più chiaro. Osservando il soffitto della cucina di bordo, notammo che i danni provocati dal fuoco si diffondevano dall'esterno verso l'interno e capimmo che la fonte di calore veniva da sopra. La ricostruzione mostra che l'incendio non era scoppiato nella cucina, ma al di sopra di essa, nello spazio che si estende per tutta la lunghezza dell'aereo. Qui ci sono dispositivi elettronici, impianti elettrici, componenti del sistema di aereazione e isolanti. Non c'erano rilevatori di fumo in quello spazio, né alcun obbligo di installarli. I passeggeri non si sarebbero accorti di cosa stava accadendo finché l'incendio non avesse attraversato il soffitto e anche in quel caso il fumo coinvolse solo la sezione della prima classe. Dietro, in business class e in classe turistica, non avevano idea che qualcosa non andasse. Una paradia divide il soffitto in 2 comparti con un piccolo passaggio per i cavi elettrici.
Sapendo chi ha sentito odore di fumo e quando dalle registrazioni... Hai sentito un odore strano? Non in cabina passeggeri. E osservando i danni provocati dal fuoco nella ricostruzione, il team stabilisce che l'incendio è iniziato davanti alla paratia, sopra il soffitto della cabina, dove i piloti notano quasi subito lo strano odore. Se l'incendio si fosse sviluppato dietro quella paratia, avrebbe coinvolto subito la parte posteriore della fusoliera e i passeggeri avrebbero sentito odore di fumo prima dei piloti. Stabilito dove ha avuto origine, ora devono capire come si è innescato. Tra le tante cose, ovviamente ci chiedevamo se ci fosse stata una qualsiasi attività criminale. Un'attenta analisi di alcuni rottami avvalora l'ipotesi. Proprio all'inizio dell'indagine iniziamo a trovare quelli che sembravano i pallettoni di un fucile da caccia. C'erano piccole sfere ovunque, nei sedili, sul retro dei sedili. Sembrava che qualcuno li avesse sparati sull'aereo. Si chiedono se l'incendio sia opera di un complotto terroristico e se qualcuno abbia portato un'arma a bordo. Finché non scoprono cosa c'era nella stiva. Scoprimmo che si trattava delle piccole sfere cilindriche poste all'estremità della punta delle penne a sfera. Ce n'erano decine di migliaia. L'aereo impatta nell'acqua con una forza tale da scagliare le sfere nella stiva fino alla cabina di pilotaggio. L'attività criminale viene scartata e Vance deve considerare altre possibili cause per l'incendio del volo 111. Sapevamo che l'incendio aveva avuto origine sopra la cabina di pilotaggio. Così iniziamo a cercare potenziali fonti di innesco. E la cosa più ovvia era l'impianto elettrico. L'aereo contiene 250 km di cavi. Sono stati raccolti 3.000 pezzi dal luogo dell'incidente. L'investigatore Jim Foote sa che il compito del suo team è enorme. Prima di tutto deve identificare l'esatta collocazione di ogni cavo. I cavi B andavano dalla parte posteriore della cabina di pilotaggio fino alla prima porta, perciò ci servivano tutti i cavi contrassegnati da quella lettera. Dobbiamo esaminare ogni centimetro di questi cavi. Il team di Jim cerca isolanti danneggiati o mancanti, nella speranza di trovare il cavo che ha innescato l'incendio. Se un cavo sfrega contro il supporto metallico, il materiale isolante può rompersi. E se quel cavo è attivo, non appena tocca la struttura, si sprigiona una scintilla. Un arco elettrico è una scarica elettrica sprigionata da un cavo attivo scoperto. Come un minuscolo fulmine crea un bagliore di una frazione di secondo e un intenso calore. Questa scarica fonde i fili di rame del cavo lasciando un'evidente sfera di rame. E il team cerca proprio queste sfere. Trovano 20 segmenti di cavo in cui si è formato un arco elettrico. E gran parte si trovava sopra la cabina di pilotaggio. Uno di questi potrebbe aver innescato l'incendio. 8 di questi segmenti alimentavano il modernissimo sistema di intrattenimento installato nella prima classe e nella business class l'anno prima del disastro. Ma malgrado gli esami approfonditi, gli investigatori non riescono a individuare quale cavo abbia provocato quell'inferno. Nonostante gli sforzi che stavamo facendo, tutto il materiale raccolto non ci permetteva di individuare l'arco elettrico responsabile dell'incendio. Le analisi dell'impianto elettrico giungono al termine e Jim Foote è rassegnato per non aver trovato l'arco responsabile.
ma mentre mette via tutto, dà un ultimo sguardo a uno dei cavi danneggiati del sistema di intrattenimento. Questa volta li esaminò più a fondo e decise di aprire le estremità che erano tutte attorcigliate. Iniziai a districare i cavi e trovai un secondo segno di arco elettrico all'interno di un cavo già esaminato. Larry, guarda qui. Io e Jim conoscevamo bene quei cavi e quando vidi quel piccolo arco al microscopio dissi: ci siamo, Jim, lo abbiamo trovato. Per capire se si tratta dell'arco che ha innescato l'incendio, lo inseriscono in un modello del sistema elettrico del soffitto della cabina. I cavi della cabina di pilotaggio passano all'interno di un supporto metallico e pensavamo che fosse stato quel supporto a tagliare il cavo. Gli aerei sono soggetti a costanti vibrazioni poiché viaggiano a oltre 900 km/h. Gli investigatori credono che queste vibrazioni possono aver danneggiato l'isolante, permettendo al cavo di formare un arco elettrico a contatto con il supporto metallico. Eravamo arrivati alla rapida conclusione che doveva essere stata quella la causa, perché dalla posizione dei cavi del secondo arco elettrico sapevamo che l'incendio era iniziato proprio in quel punto. Il team teme che il sistema di intrattenimento non fosse installato correttamente. Per precauzione, la Swissair rimuove questo sistema non essenziale dall'intera flotta. Potrebbe aver accelerato il processo. Gli investigatori trovano la fonte dell'incendio a bordo del volo 111, ma ci sono ancora altre domande irrisolte. Ora che sanno che i piloti non potevano evitare l'incendio, devono scoprire se potevano evitare l'incidente. In quanto investigatori, dobbiamo valutare le circostanze che hanno spinto i piloti ad agire in un determinato modo e cosa li ha portati alla perdita dell'aereo. Vance e il suo team analizzano le decisioni prese nei minuti prima dell'impatto. Le registrazioni rivelano che la cabina viene invasa dal fumo e dalle fiamme poco dopo che i piloti tolgono la corrente nelle cabine passeggeri. Oltre alle luci, spensero anche le ventole del sistema di riciclo poste sul retro, cambiando così l'intero flusso dell'aria. Queste ventole avevano allontanato le fiamme dall'area della cabina. Una volta spente, le fiamme cambiano direzione. Furono come risucchiate, cambiarono direzione all'istante. L'incendio divampa sopra il soffitto della cabina, mettendo fuori uso importanti sistemi dell'aereo. La maggior parte degli strumenti che i piloti usano per controllare l'aereo, per mantenerlo in posizione e per conoscere la rotta, iniziarono a guastarsi. Tutti allo stesso momento. L'aereo in avaria è ormai ingovernabile. Ma non si possono incolpare i piloti per aver tolto la corrente nelle cabine passeggeri. Stavano seguendo la procedura prevista dalla Swissair in caso di fumo di origine sconosciuta. C'è un'altra decisione critica presa dai piloti nei minuti prima dell'impatto che è stata oggetto di molte critiche. Ancora non sappiamo se i piloti ci hanno messo troppo a tentare un atterraggio d'emergenza. Gli investigatori dicono che si dirigevano ad Halifax, ma hanno virato verso l'oceano per scaricare il carburante. La scelta di scaricare il carburante fa perdere minuti preziosi. È una procedura che i piloti avrebbero potuto evitare. Gli investigatori vogliono scoprire se sia stata questa deviazione a uccidere le 229 persone a bordo. A che altitudine erano inizialmente? 10.000 metri. Calcolano che per un avvicinamento diretto ad Halifax, i piloti avrebbero dovuto iniziare la discesa nell'istante in cui dichiarano il pam pam pam.
Ma in quel momento non sanno che l'aeroporto di Halifax è disponibile. Inoltre, un aereo perfettamente funzionante impiega 13 minuti a scendere. Il loro era governabile solo per altri 10. Quando decisero di scaricare il carburante, non sarebbero arrivati comunque ad Halifax. Si sarebbero schiantati da qualche parte. Eseguire o no quella procedura non avrebbe cambiato molto il loro destino. Il comandante Urs Zimmermann e il primo ufficiale Stefan Loeb sono sollevati da ogni responsabilità per l'incidente del volo 111. Gli investigatori hanno ricostruito la parte anteriore dell'aereo, stabilito dove ha avuto l'origine l'incendio e trovato la scintilla che lo ha innescato. Ma sanno che una sola scintilla non mette fuori uso un aereo. Per evitare altri incendi futuri, il team deve scoprire cosa ha preso fuoco. La minaccia per l'aereo era l'oggetto che aveva alimentato l'incendio. Dovevamo scoprire se c'erano materiali infiammabili in una quantità tale da incendiare un aereo. Questa era la vera minaccia. Negli Stati Uniti, tutti i materiali per gli aerei devono superare un test di infiammabilità eseguito dalle autorità dell'aviazione federale prima di poter essere usati. Ma qualcosa sul volo Swissair 111 era altamente infiammabile. Non riesco a pensare a niente in queste aree che possa aver preso fuoco. La loro attenzione si concentra sui fogli di polietilene tereftalato metallizzato che rivestono l'isolante in fibra di vetro, meglio conosciuto come Mylar. Analizzando il rivestimento dell'isolante, formato da alcuni dei fogli di Mylar metallizzato recuperati dall'oceano, notammo evidenti segni di bruciature e questo dimostrava che avevano preso fuoco. Il Mylar metallizzato viene installato in 699 aerei americani. Se avesse alimentato l'incendio, anche tutti gli altri aerei sarebbero in pericolo. Gran parte del materiale raccolto era bruciato, così ne posammo un pezzo sul pavimento e accendemmo un fiammifero. Oh mio Dio, guardate, è incredibile. Prese subito fuoco, era altamente infiammabile. E pensammo che l'aereo fosse pieno di quella roba. Vance crede che sia stato il Mylar metallizzato ad alimentare l'incendio sul volo 111. Sì, forse sappiamo qual è il problema. E informa subito le autorità dell'aviazione statunitense. Le stesse che hanno testato il Mylar metallizzato più di 10 anni fa, autorizzandone l'uso. Analizzammo la storia di questo Mylar metallizzato per cercare di capire se qualcosa nei test eseguiti in passato poteva classificarlo come materiale pericoloso. E infatti trovammo numerosi eventi in cui il Mylar metallizzato aveva preso fuoco sugli aerei. In seguito a questi incendi precedenti, il costruttore dell'aereo McDonnell Douglas suggerisce di rimuovere il Mylar metallizzato da tutti i suoi aerei. 4 anni prima dell'incidente della Swissair, le autorità federali testano nuovamente questo materiale ritenendolo infiammabile, ma non lo vietano. Il fatto è che nessuno di quegli incendi era stato mortale. Se anche uno solo di questi avesse provocato delle vittime, le autorità avrebbero reagito diversamente. L'FAA ora conta 229 vittime. Ancora una volta il Mylar metallizzato viene testato e sottoposto a condizioni di incendio più realistiche. Il test fallisce. Le autorità danno alle compagnie americane 4 anni per rimuoverlo dai loro aerei. Sapevamo che avremmo ottenuto dei risultati, perché stavolta ci furono numerose vittime coinvolte e la gente prestò più attenzione. Il nostro messaggio sulla sicurezza venne ascoltato.
L'indagine sull'incidente del volo Swissair 111 è la più lunga mai condotta dalla Commissione per la sicurezza dei trasporti in Canada. Durerà 4 anni e mezzo. Usando le dettagliate informazioni rivelate dagli investigatori, ora vi mostreremo cos'è successo sul volo Swissair 111 e cosa hanno affrontato i piloti poco prima dell'impatto. 21 minuti al disastro. Un cavo nel soffitto della cabina sprigiona un arco elettrico infiammando il mylar metallizzato. I piloti sentono uno strano odore, ma pensano a un problema nel sistema di aerazione. 18 minuti al disastro. Vedendo il fumo, decidono di atterrare e si dirigono ad Halifax. 16 minuti al disastro. Le ventole dell'aerazione spingono le fiamme verso la parte posteriore dell'aereo, eliminando il fumo dalla cabina. 11 minuti al disastro. Mentre scendono a spirale per perdere quota, i piloti decidono di deviare verso l'oceano per scaricare il carburante. Non sanno cosa accade sopra di loro. 8 minuti al disastro. Il comandante toglie la corrente nella cabina passeggeri. Questo blocca le ventole dell'aria condizionata, permettendo all'incendio di divampare direttamente nel soffitto della cabina. 7 minuti al disastro. Le fiamme mettono fuori uso il pilota automatico, obbligando i piloti a eseguire un volo manuale. Solo ora si rendono conto della gravità del problema. Gli investigatori sospettano che il comandante Zimmerman cerchi di spegnere l'incendio, lasciando il primo ufficiale Lowe a pilotare l'aereo in avaria. 6 minuti al disastro. L'incendio mette fuori uso i monitor di volo, le comunicazioni con la torre di controllo e le scatole nere. Nel calore incandescente il primo ufficiale Lowe cerca di mantenere il controllo, ma l'aereo è ormai ingovernabile. Tutti i 229 passeggeri e l'equipaggio sono morti. Per evitare futuri incidenti, il Transportation Safety Board del Canada attua delle raccomandazioni. Molte sono state adottate dall'industria dell'aviazione di tutto il mondo. Suggerisce di rivedere radicalmente le procedure in caso di fumo di origine sconosciuta. La nostra raccomandazione era: se vedi fumo o ne senti l'odore, devi supporre che c'è un incendio a bordo e considerarlo grave finché non dimostri il contrario. E credo che ora la consapevolezza si sia diffusa meglio di quanto non abbia fatto prima di questo incidente. Il più grande successo degli investigatori è aver ottenuto il divieto di usare il mylar metallizzato. Dopo l'indagine sull'incidente del volo Swissair 111, sappiamo che materiali simili non sono più presenti negli aerei. Sono stati fatti molti cambiamenti nell'ambito della sicurezza. Mentre il mylar metallizzato non è più in uso nei paesi occidentali, le compagnie di alcuni paesi in via di sviluppo non sono state persuase a rimuoverlo dai loro aerei. Molte vite sono ancora in pericolo. Il prossimo passo per rendere più sicuri i viaggi aerei potrebbe essere fatto solo dopo un altro tragico incidente. Dovrà verificarsi un altro evento di interesse pubblico che ci obbligherà a dire: ve l'avevamo detto, ora sarà meglio risolvere il problema perché accadrà qualcosa. Le persone non fanno dei cambiamenti a meno che non sentano una responsabilità.
se ne vada, questa è proprietà privata. Un uomo in cerca di vendetta. Un omicidio a sangue freddo in pieno giorno. Scatenato da un evento che ha avuto luogo a 11.000 metri di altitudine. Quando il viaggio sognato da una vita si trasforma nel peggiore incidente aereo nella storia della Germania. Gli investigatori devono scoprire come due velivoli sofisticati si trovassero esattamente nello stesso punto, esattamente nello stesso momento. Un disastro non è un incidente isolato, ma una catena di eventi cruciali. Analizzeremo questi fattori critici e scopriremo insieme le cause del disastro aereo di Überlingen. Russia. Mosca. Aeroporto internazionale Domodedovo. 1 luglio 2002. Ore 20:10. 45 scolari russi aspettano di imbarcarsi su un volo per Barcellona. È il loro premio per essere stati promossi a pieni voti. Fra di loro c'è l'11enne Artur Kamatov. All'inizio della scuola eravamo d'accordo che se avesse preso il massimo dei voti sarebbe potuto andare con il gruppo. Una sera sono tornato a casa dal lavoro. Lui è venuto da me mostrandomi la pagella e mi ha detto: papà, guarda, ho mantenuto la parola. Mi ha guardato con una domanda negli occhi e gli ho risposto: va bene, ti prometto che ci andrai anche tu. I bambini vengono da Ufa, nella Russia centrale. Sono in ritardo a Mosca perché hanno perso il volo originario. Viene organizzato un charter sostitutivo per portarli in Spagna. Sul volo c'è anche Svetlana Kaloyeva e i suoi figli Konstantin e Diana. Vanno a trovare il loro papà che si trova in Spagna da 1 anno e mezzo per lavoro. Parlavo con loro ogni giorno al telefono. E questo rendeva più facile la mia permanenza qui. Ma era dura non vedere i miei figli per così tanto tempo. Svetlana è fortunata a trovare posto su questo charter della Bashkirian. Il ritardo nella concessione dei visti significa che gli altri voli sono esauriti. Finalmente stavamo per rivederci e ci saremmo divertiti insieme. L'equipaggio termina gli ultimi preparativi. (20:48). Il volo charter BTC 2937 della Bashkirian decolla dall'aeroporto Domodedovo di Mosca. Distanza da Barcellona 3.000 chilometri. Durata prevista del volo 4 ore e 20 minuti. Svizzera. Centro di controllo d'area di Zurigo. Il controllore 35enne danese Peter Nielsen è impegnato nel turno di notte. Insieme a un altro controllore gestisce un settore di spazio aereo sopra la Svizzera orientale e parte della Germania sud-occidentale. Di giorno è una delle zone più trafficate d'Europa. Ma di notte i voli si riducono molto. E ci sono sempre pochi aerei in transito. Il collega di Peter Nielsen fa una pausa. Nielsen è il solo responsabile per tutta la zona aerea di Zurigo. Appronta un radar per il traffico che passa nel suo settore. E l'altro per gli aerei che atterrano nel vicino aeroporto di Friedrichshafen. Ma dopo le 23 non sono previsti atterraggi.
Nielsen si può concentrare esclusivamente sul traffico di passaggio. (23:06). Svetlana Kaloyeva e i suoi bambini, insieme agli altri passeggeri sul charter Bashkirian, volano a 11.000 metri sopra l'Austria. Il loro arrivo a Barcellona è previsto tra sole 2 ore. A 600 km di distanza, un Boeing 757 DHL decolla da Bergamo. Destinazione Bruxelles. Il capitano e il copilota sono le uniche persone a bordo. I tecnici della manutenzione arrivano nella sala di controllo di Nielsen. Devono sistemare il radar principale. 23:21. L'aereo da carico DHL, volo DHX-611, entra nello spazio aereo di Nielsen. Il capitano chiede l'autorizzazione per salire a 11.000 metri. Radar Svizzera, buonasera, DHX-611. DHX-611 identificato. Potrete salire ancora fra 4 o 5 minuti. Prima di autorizzarli a salire, Nielsen deve regolare il traffico. Scendete, volo 320. I tecnici della manutenzione ora devono lavorare sul sistema telefonico. 23:25. Un aereo non previsto si avvicina a Friedrichshafen. Nielsen deve cambiare stazione radar. Ma l'Airbus in ritardo, volo AEF 1135, si avvicina per atterrare. Chiama la torre di controllo dell'aeroporto per comunicarlo. Non riesce a mettersi in contatto. Ma ha ancora 10 minuti prima che l'Airbus atterri. Quindi torna al radar del traffico di passaggio. DHX-611. E dà al cargo DHL il via libera per salire a 11.000 metri. Poi Nielsen torna a occuparsi dell'Airbus e chiama di nuovo l'aeroporto di Friedrichshafen. BTC 2937. Il charter Bashkirian chiama mentre si avvicina al suo settore. Qui stazione, ripetere. BTC 2937. Livello 360, livello... Ma proprio mentre Nielsen lo sta riconoscendo, viene contattato dall'Airbus. AF 1135 in arrivo. Atterraggio fissato sulla pista 20. Vi richiamo a breve per la conferma. Nielsen chiama Friedrichshafen una terza volta. AEF 1135. Chiama l'Airbus via radio e gli dice di contattare direttamente l'aeroporto. Ho perso il collegamento telefonico con Friedrichshafen. Potreste chiamarli voi? Affermativo. L'aereo DHL ora è in volo sulla Svizzera a 11.000 metri. Improvvisamente il suo sistema anticollisioni causate dal traffico aereo, o TCAS, lancia un allarme. Traffico. Esattamente nello stesso momento anche il sistema dell'aereo Bashkirian va in allarme. Traffico.
I due aerei sono separati da 25 chilometri. Stanno volando esattamente alla stessa altitudine, esattamente verso lo stesso punto. Peter Nielsen si rende conto all'improvviso di avere un problema urgente. BTC 2937. Dice immediatamente ai piloti russi di scendere. Scendete a livello 350, veloci o traffico incrociato. Pochi secondi dopo il loro TCAS dice l'esatto contrario. Salire! Salire! Dice di salire. Salire! Salire! Ma lui dice di Salire. scendere. Salire! Salire! Nello stesso momento, il TCAS del DHL dice di scendere. Scendere! Scendere! L'equipaggio del Bashkirian non sa quale comando seguire. Salire! Salire! Nielsen ripete le sue istruzioni. BTC 2937. Discesa rapida al livello 350. Quando vede che hanno seguito i suoi ordini, Nielsen dice loro che l'aereo DHL si sta avvicinando dalla loro destra. Traffico alle vostre ore 2. Ora a 360. Torna a occuparsi dell'Airbus. Nel charter Bashkirian, l'equipaggio cerca l'aereo DHL. Ora i due velivoli sono a poco più di 5 chilometri l'uno dall'altro. Sono entrambi in discesa, a circa 1300 chilometri orari, più veloci del suono. È qui, scendere. Scendere subito, scendere! (23:35). AEF 1135. L'equipaggio dell'Airbus riesce finalmente a contattare l'aeroporto di Friedrichshafen. Ora Nielsen può occuparsi dell'aereo. Affermativo, saluti. BTC 2937. BTC 2937. BTC 2937. Rottami incendiati cadono dal cielo vicino Uberlingen, in Germania. All'alba, la polizia lancia la più grande operazione mai vista in quell'area. I vigili del fuoco spengono i detriti in fiamme. I soccorritori devono cominciare il macabro compito della ricerca dei corpi. Gli aerei si sono schiantati e tutte le persone che erano a bordo sono morte. In pochi giorni i familiari delle vittime arrivano sulla scena. Tra loro c'è Zulfat Kamatov, padre dell'11enne Arthur. È stato veramente uno shock per tutti noi. Molti genitori si sono accasciati quando hanno visto le ali spezzate dell'aereo, la coda in pezzi.
Speravamo ancora di vederci correre incontro a quei bambini, che sbucassero da qualche parte. E probabilmente ogni genitore sperava in qualche miracolo. Vitali Kaloyev arriva da Barcellona in attesa della notizia che sua moglie e i suoi figli non fossero su quel volo. Dovevo essere sicuro. Magari l'aereo schiantato non era il loro. Forse era successo qualcos'altro. Chi poteva saperlo senza una prova? Gli investigatori confermano le sue paure peggiori. Le 71 persone a bordo dei 2 aerei vengono dichiarate morte. È il peggior incidente di aerei civili che la Germania abbia mai visto. In un'industria protetta da molteplici e sofisticati sistemi di sicurezza, come è potuto accadere? Ora, ripercorrendo gli eventi di quel giorno e addentrandoci nelle indagini, possiamo svelare la fatidica catena di eventi che ha portato i 2 aerei esattamente nello stesso punto, esattamente nello stesso momento. Gli investigatori del BFU, l'ente federale tedesco per le indagini sugli incidenti aerei, vengono chiamati sulla scena. Jens Friedemann è il responsabile del sito dello schianto. L'indagine su un incidente aereo è come un'indagine forense. Bisogna stabilire i fatti. E è una scena del crimine. Sul sito dell'incidente si comincia con il caos totale. Ci sono rottami sparsi ovunque. Friedemann non può dare nulla per scontato. Neanche che i 2 aerei si siano scontrati. C'erano 2 velivoli in aria. Che si fossero scontrati o forse sorpassati troppo vicini, perdendo il controllo o qualcosa del genere, non potevamo ancora saperlo. Senza le scatole nere, Friedemann deve cercare di scoprire cosa è successo esaminando i frammenti distrutti dei rottami. I pezzi chiave vengono portati in un impianto specializzato nella Germania settentrionale. Agli occhi di Friedemann, il metallo contorto rivela presto una storia molto chiara. Il Boeing è entrato in contatto con il Tupolev in un punto. La sezione verticale della coda è stata spezzata. Il Tupolev è rimasto danneggiato intorno all'ala sinistra e sul fianco sinistro della fusoliera. C'erano anche le prove di una collisione con la parte inferiore dell'ala destra. I rottami rivelano che l'aereo da carico DHL e il charter Bashkirian si sono effettivamente scontrati. Sapevamo cosa era successo. La domanda era: perché è successo? Com'è possibile che si siano trovati così vicini? Sul sito dello schianto, tra i frammenti dei 2 aerei, gli investigatori trovano finalmente quello che stavano cercando: le scatole nere di entrambi i velivoli. Erano molto importanti per noi, in qualità di investigatori. Johan Royce del BFU si unisce alle indagini. Il suo compito è analizzare i contenuti dei registratori. I registratori di voce dell'abitacolo sono molto importanti perché ci aiutano a capire cosa è successo lì dentro, come i piloti siano arrivati a prendere le loro decisioni. Royce comincia esaminando il sistema anticollisioni causate dal traffico, il TCAS. La prima cosa era stabilire se il TCAS funzionasse come avrebbe dovuto, cioè nel modo in cui era stato progettato.
Il TCAS costruisce una mappa tridimensionale intorno al velivolo usando la sua altitudine, velocità e direzione. Tutti gli aerei dotati di TCAS si trasmettono costantemente queste informazioni a vicenda. Se gli aerei si avvicinano troppo l'uno all'altro, il TCAS avverte i piloti. Traffico, traffico. E se è necessario, dà loro il cosiddetto avviso di risoluzione. Scendere, scendere. Esaminando la scatola nera, presto Royce determina che il sistema funzionava in modo appropriato. Traffico, traffico. Prima della collisione, entrambi i sistemi TCAS hanno generato e mostrato gli avvisi di risoluzione. Al Tupolev russo viene detto di salire e al Boeing DHL di scendere. Se i velivoli avessero seguito queste istruzioni non ci sarebbe stata nessuna collisione. Ma mentre i piloti del DHL hanno obbedito al TCAS, Scendere, scendere. l'equipaggio russo non l'ha fatto. Salire, salire. Esperti dagli Stati Uniti sono diretti sulla scena della fatale collisione tra due velivoli in Germania meridionale. La collisione in volo di Uberlingen è un caso mondiale. I media speculano liberamente e cercano qualcuno da incolpare. Pare che il pilota dell'aereo russo abbia ignorato le ripetute istruzioni dei controllori del traffico aereo. Perché il TCAS progettato per evitare collisioni ha forse contribuito a causarne uno. E perché l'aereo russo non ha eseguito l'ordine di scendere. Un problema di lingua? I comandi dei controllori sono sempre in inglese. Le registrazioni della scatola nera annullano subito una teoria. Zurigo, buonasera. BTC 2937, livello 360. Con il registratore vocale dell'abitacolo eravamo in grado di stabilire che il linguaggio non era un problema. L'equipaggio russo capiva l'inglese perfettamente. Ma i registratori rivelano un fatto sorprendente. Salire, salire. Dice di salire, ma lui dice di scendere. Abbiamo notato che c'era un'istruzione del controllore del traffico aereo. BTC 2937, scendete al livello 350. E abbiamo scoperto che nello stesso momento o subito dopo c'era stato anche un avviso del TCAS. Salire, salire. Quasi nello stesso momento ai piloti russi viene detto di fare due cose completamente diverse. Scendere al livello 350, velocemente. Ora l'equipaggio doveva prendere una decisione molto rapida. Cosa hanno fatto dopo? E abbiamo scoperto che l'equipaggio ha avuto un'estrema difficoltà nel prendere questa decisione. Ma doveva essere una decisione semplice. I due aerei sorvolano la Germania e le norme europee stabiliscono chiaramente che il TCAS ha la priorità sui controllori del traffico aereo. Per me non si spiegava assolutamente come fosse potuta accadere una cosa simile. Salire, salire. Perché l'equipaggio non ha usato il TCAS nel modo in cui può e deve essere usato? Dall'aprile 2001 i TCAS sono obbligatori in quasi tutto il mondo. Ma gli investigatori scoprono un'eccezione rilevante. La Russia. È possibile che l'equipaggio russo non sapesse usare il TCAS. Rustam Mustafin è un ex pilota Bashkirian. Conferma che pur non essendo la norma per i voli nazionali, gli aerei intercontinentali erano dotati di TCAS. Non appena il TCAS diventò obbligatorio, la scuola di addestramento della Bashkirian Airlines si assicurò che i suoi piloti fossero preparati a usare il sistema. Mustafin volava regolarmente con i piloti del volo BTC 2937. All'epoca del disastro avevamo già acquisito una grande esperienza nell'usarlo.
L'equipaggio sa come funziona il TCAS, ma ne ignora le istruzioni. Il manuale di volo del Tupolev, la Bibbia dei piloti, rivela il perché. Su questi manuali abbiamo imparato che gli ordini provenienti dal controllo del traffico aereo hanno sempre una priorità maggiore. Il manuale delle operazioni a quel tempo stabiliva che il comando del traffico aereo doveva avere la precedenza sul TCAS nel caso in cui ci fosse un allarme dal sistema. Diceva che il controllo del traffico aereo aveva l'autorità finale. In contrasto con i regolamenti europei, i piloti russi sono addestrati a usare il TCAS solo come sistema di allerta e possono scegliere di seguire le istruzioni del controllore se vogliono. Seguono le regole del TCAS, ma alla maniera russa. Avrei fatto esattamente quello che hanno fatto quei piloti. Avrei seguito le istruzioni del controllo del traffico aereo. Improvvisamente capimmo perché l'equipaggio si fosse comportato in quel modo. Gli investigatori hanno scoperto perché entrambi gli aerei sono scesi. Mentre l'equipaggio del DHL segue il TCAS, i piloti russi obbediscono al controllo del traffico aereo. Ma questo non risponde a una domanda ancora più pressante. Il sistema TCAS è concepito come ultima risorsa. Gli aerei non dovrebbero comunque arrivare tanto vicini da farlo partire. Gli investigatori rivolgono la loro attenzione alla sala di controllo. Un controllore deve avvisare i piloti di cambiare altitudine almeno 2 minuti prima di un potenziale conflitto. Ma Peter Nielsen non dice all'equipaggio russo di scendere fino a soli 43 secondi prima della collisione. BTC 2937, scendete. Perché il controllore del traffico aereo ha dato l'ordine di scendere così tardi? Talmente tardi che ormai c'era già il pericolo reale di un incidente. Da appunti e colloqui, gli investigatori apprendono che Nielsen è l'unico controllore di traffico aereo al lavoro la notte del 1 luglio. La politica della Skyguide è di avere un minimo di 2 controllori di traffico aereo al lavoro in qualunque momento. Gli investigatori scoprono che alla Skyguide è diventata una procedura standard per un controllore prolungare una pausa durante il turno di notte. Tom Larsen è un caro amico di Nielsen e ha lavorato al suo fianco per molti anni. Quello che Peter faceva nel turno di notte lo facevamo sempre. C'era solo un controllore perché il traffico era molto ridotto. Tra le 23 e le 6 del mattino non sono previsti atterraggi in nessuno degli aeroporti della zona. Ma poi, intorno alle 23:25 del 1 luglio 2002, a Nielsen si presenta un atterraggio inaspettato. C'era un avvicinamento all'aeroporto che lui doveva coordinare. È molto insolito che un velivolo arrivi a quell'ora per Friedrichshafen. Credo che il controllore ne fosse un po' sorpreso. Le regole stabiliscono che Nielsen deve contattare le torri di controllo dell'aeroporto prima di portare l'aereo in ritardo all'atterraggio. Questa dovrebbe essere routine. Si preme un bottone e il telefono si collega direttamente con la torre di Friedrichshafen. Ma le registrazioni dimostrano che Nielsen non ha potuto farlo. Gli investigatori scoprono che a causa della manutenzione il sistema telefonico di Nielsen è in modalità di appoggio. Ma anche così i controllori dovrebbero essere in grado di fare una chiamata premendo un bottone. Ma un esame tecnico del telefono rivela un problema terribile. Il telefono di appoggio, che fungeva da sistema addizionale, quella sera non funzionava. La comunicazione telefonica non era possibile a causa di un problema tecnico.
Nielsen prova più volte a chiamare Friedrichshafen. Un compito di routine improvvisamente gli sottrae quasi tutto il tempo. Die gewünschte Verbindung ist nicht möglich. Era più indaffarato del normale perché non aveva modo di fare telefonate. Ha dovuto cercare soluzioni alternative. Ha dovuto cercare altri modi per comunicare. Ho perso il contatto telefonico con Friedrichshafen. Potreste chiamarli voi con il vostro? Preoccupato di gestire l'Airbus in ritardo, Nielsen ignora il traffico di passaggio. Ormai erano 5 minuti che era concentrato su quel problema e che distolse la sua attenzione da quello che stava succedendo sullo schermo del radar. Ma il suo radar ha una funzione di emergenza che dovrebbe avvisarlo di un pericolo incombente. L'allerta di conflitto a breve termine, o SDCA. L'allerta di conflitto a breve termine è un altro sistema simile al TCAS. È un sistema di terra che ci aiuta con il radar se dovesse sfuggirci un conflitto. Se non lo vediamo in tempo, ci lancia un allarme. 2 minuti prima di una potenziale collisione, un allarme STCA dovrebbe lampeggiare su entrambi gli schermi radar di Peter Nielsen, insieme a un avviso acustico. È esattamente quello che succede. A 180 km di distanza, a Karlsruhe, Germania. Il controllo del traffico aereo di Karlsruhe rilevò sullo schermo radar che 2 velivoli si stavano avvicinando più del previsto. Le registrazioni rivelano che il controllore a Karlsruhe tenta di chiamare Nielsen per avvisarlo. Ma il sistema telefonico guasto di Zurigo glielo impedisce. Le regole dell'aviazione stabiliscono che non è consentito contattare gli aerei al di fuori del proprio settore a meno che il controllore in carica abbia perso conoscenza o si sia allontanato dal suo posto. Il controllo del traffico aereo di Karlsruhe decide di attenersi al protocollo e prova a chiamare Nielsen 11 volte in tutto, ma senza mai riuscirci. BTC 2937. Le registrazioni dimostrano che l'allarme visivo STCA di Nielsen non ha lampeggiato. Royce scopre che anche il radar di Zurigo era sotto manutenzione e quindi anch'esso in modalità di appoggio. I lavori di manutenzione previsti sul sistema radar significavano che non erano disponibili tutte le funzioni presenti durante le normali operazioni. Nella modalità di appoggio c'è una particolare caratteristica di emergenza che Nielsen non ha a disposizione. L'allarme visivo STCA. È il tassello finale di un puzzle per spiegare perché Nielsen non abbia ordinato all'aereo russo di scendere fino ad appena 43 secondi prima della collisione. Le indagini rivelarono che si verificò una lunga serie di eventi sfortunati per il controllo del traffico aereo. Se Nielsen avesse visto l'allarme STCA prima che entrassero in funzione i sistemi TCAS a bordo dell'aereo, non ci sarebbe stato conflitto e l'incidente si sarebbe evitato. Ma c'è un ultimo imprevisto. 19 secondi prima della collisione, Peter Nielsen dice ai piloti russi che l'aereo DHL si sta avvicinando dalla loro destra. C'è traffico alle vostre ore 2, ora al livello 360. Dov'è? In realtà si avvicina da sinistra, posizione ore 10. L'unica spiegazione che gli investigatori possono dare per questo errore è lo stress. Non si sa se i piloti russi avrebbero avuto il tempo di salire ed evitare la collisione, anche se avessero visto l'aereo DHL prima. È qui a sinistra.
ma le registrazioni dimostrano che negli ultimi secondi ci hanno provato. Dopo l'impatto, il charter Bashkirian si spezza in 4 parti. Senza l'impennaggio di coda, l'aereo da carico DHL si avvita senza controllo verso terra. «21 febbraio 2004. Quando gli investigatori redigono il loro rapporto finale, Vitali Kaloyev vola a Zurigo. È ossessionato dall'idea di trovare qualcuno da incolpare per la morte di sua moglie e dei suoi bambini. Volevo che dicessero: siamo noi i responsabili. Ma perdonateci se potete. Hanno ucciso tutti quei bambini e non è successo niente. Niente scuse, niente espressioni di dispiacere, niente. A quell'epoca Nielsen lavora ancora alla Sky Guide, ma si sta trasferendo nell'area delle analisi di sicurezza. Kaloyev scopre dove vive. Andai a trovare il controllore. Sapevo che era di servizio quella notte. Tutta quella storia doveva finire. Doveva chiudersi per sempre. Non volevo più aspettare e decisi di finirla per conto mio. Nielsen venne fuori. Era più alto di me. Io gli mostrai le foto dei miei bambini stesi nelle bare. Lui spinse via la mia mano. E allora ha avuto quello che si meritava. Qualcuno dice che si è trattato di una vendetta. Ma la vendetta è qualcosa di insignificante. Uno si vendica quando viene insultato pesantemente. Si vendica per uno sgarbo. Ma quella non era vendetta. Era una punizione. In Svizzera è stato arrestato un uomo per l'assassinio di un controllore di traffico aereo che era in servizio quando 2 aerei si scontrarono in volo 2 anni fa. Inseguito e pugnalato a morte di fronte alla sua famiglia. Ucciso per un errore fatale. Peter Nielsen aveva 36 anni. Lui e sua moglie avevano 3 bambini. Dopo il suo arresto, Vitali Kaloyev viene rinchiuso in un istituto psichiatrico, mentre la corte decide se sia mentalmente in grado di sostenere il processo. Kaloyev è accusato di omicidio premeditato e condannato a 8 anni di prigione in Svizzera. Nel novembre 2007 viene rilasciato dopo che l'appello ne determina la ridotta capacità di intendere e di volere all'epoca dei fatti, a causa della morte di sua moglie e dei suoi 2 bambini. Vitali Kaloyev non è pentito delle sue azioni. Nel maggio 2004, dopo quasi 2 anni di lavoro incessante, il team investigativo tedesco pubblica il rapporto finale. È ora possibile ripercorrere gli eventi di quel giorno fatale, seguendo le prove scoperte durante le indagini. Primo luglio 2002. 20:48. 2 ore e 47 minuti prima del disastro. Un charter della Bashkirian Airlines decolla dall'aeroporto Domodedovo di Mosca. 20 minuti prima del disastro. Nel centro di controllo d'area di Zurigo, 2 controllori di traffico aereo sono in servizio. Uno dei 2 fa una pausa. Peter Nielsen rimane da solo. 12 minuti e 33 secondi prima del disastro. Un aereo da carico DHL entra nello spazio aereo di Nielsen e chiede il permesso di salire a 11.000 metri. 9 minuti e 49 secondi prima del disastro. Un Airbus in ritardo arriva per atterrare all'aeroporto di Friedrichshafen. Nielsen prova a chiamare l'aeroporto perché gestiscano il volo.
ma il suo sistema telefonico è in modalità d'appoggio a causa della manutenzione e il sistema sostitutivo presenta un guasto. 5 minuti e 21 secondi prima del disastro. Il charter Bashkirian contatta Nielsen via radio. Vola a 11.000 metri e sta per entrare nel suo spazio aereo. 2 minuti prima del disastro. Gli aerei Bashkirian e DHL ora sono alla stessa altitudine, separati da meno di 44 km e si avvicinano l'un l'altro più veloci del suono. L'allerta conflitto a breve termine, o STCA, dovrebbe avvisare Nielsen della collisione imminente. Ma anche il suo radar è in modalità di appoggio e quindi il sistema STCA non è pienamente operativo. 43 secondi prima del disastro. Finalmente Nielsen nota che 2 aerei sono in rotta di collisione. Dice immediatamente ai piloti russi di scendere. Scendete al livello 350. Pochi secondi dopo parte il TCAS su entrambi gli aerei. Dice al pilota DHL di scendere. Scendere, scendere. E all'equipaggio russo di salire. Salire. Dici di salire, ma lui dice di scendere. Nielsen non sa che entrambi gli aerei sono dotati di TCAS. Ripete le sue istruzioni ai piloti russi. BTC 2937. Le linee guida russe permettono ai piloti di prendere le proprie decisioni in situazioni di conflitto come questa. Qui seguono i comandi di Nielsen. Ora entrambi gli aerei sono in discesa. 19 secondi prima del disastro. Nielsen crede che il conflitto sia risolto. Ma prima di chiudere dice all'equipaggio russo che l'aereo DHL si sta avvicinando da destra. In realtà sta arrivando da sinistra. Dov'è? 3 secondi prima del disastro. L'equipaggio russo individua l'aereo DHL. È qui a sinistra. Salgono, ma è troppo tardi. Scendi subito, scendi! Alle 23:35 gli aerei si scontrano a 10.700 metri sopra la città di Überlingen, in Germania. Tutte le 71 persone a bordo muoiono. Il rapporto investigativo tedesco conclude che Peter Nielsen e i piloti russi hanno commesso gravi errori. Ma la causa primaria dell'incidente è la negligenza da parte di Skyguide. Nel maggio 2004, immediatamente dopo la pubblicazione del rapporto del BFU, in una conferenza stampa a Zurigo, l'amministratore delegato di Skyguide, Alain Rossier, esprime le sue scuse formali. Anche noi abbiamo commesso errori e ne siamo profondamente addolorati. Ce ne assumiamo la responsabilità, come sottolineato nel rapporto investigativo tedesco, e chiediamo perdono alle famiglie delle vittime. Nel settembre 2007 una corte svizzera giudica 4 impiegati di Skyguide colpevoli di omicidio colposo. 3 manager che hanno tollerato la politica del singolo controllore sono condannati a 1 anno di prigione con la condizionale. Il capo progetto supervisore della manutenzione nella notte della collisione viene multato per 13.500 franchi svizzeri, circa 8.600 euro. Seguendo le raccomandazioni del team investigativo tedesco, Skyguide implementa una serie di cambiamenti procedurali. Ora si assicurano che ci siano sempre 2 controllori in servizio, anche durante il tranquillo turno di notte. Nessuno si troverà mai più nella posizione di Peter Nielsen. Gli investigatori si raccomandano anche che le regolamentazioni regionali e internazionali del TCAS siano standardizzate con i manuali delle operazioni di volo. I TCAS devono avere la priorità assoluta sul controllo del traffico aereo. Non si può dire con certezza assoluta che questo tipo di evento non accadrà mai più, ma siamo molto fiduciosi di poter contribuire in modo significativo affinché non si ripeta mai più un evento del genere.
Un Jumbo 747 cargo decolla da Amsterdam. Sale sopra la città densamente popolata. All'improvviso, un tremendo sussulto fa sobbalzare l'aereo. Mayday, siamo in emergenza. 8 minuti dopo, il Jumbo si schianta contro un palazzo pieno di persone. Come si è trasformato un volo di routine nel più grave disastro aereo della storia olandese? Oggi, grazie a sofisticate simulazioni digitali, vi svegliamo la vera causa dello schianto del volo El Al 1862. Le sciagure non avvengono per caso. Si tratta di una serie di eventi concatenati. Vi mostreremo che cosa è successo durante il conto alla rovescia, verso il disastro finale. Europa. Olanda. Amsterdam. 15 chilometri dal centro della città. Schiphol, uno degli aeroporti più trafficati del mondo. Da qui ogni giorno decollano e atterrano più di 600 aerei. Domenica 4 ottobre 1992, ore 14:40. Un cineamatore riprende l'atterraggio del volo israeliano El Al 747 cargo, in arrivo da New York. Il Jumbo, dopo aver caricato la merce e fatto rifornimento, ripartirà per Tel Aviv. La sigla del volo è El Al 1862. Ore 15. Iniziano le operazioni di carico sotto la supervisione di Jerry Plettenberg, dirigente operativo della El Al. La merce di oggi comprende prodotti destinati ai consumatori, ma su alcune casse c'è la scritta merci pericolose. Jerry sa che cosa contengono. Sui voli cargo della El Al ha visto caricare diversi equipaggiamenti militari. Elicotteri Apache, apparecchiature radar, ali di aeroplani, missili, reattori per gli F-15 e gli F-16. Le armi servono per rifornire l'esercito di Israele impegnato in un conflitto con i militanti palestinesi che dura da 45 anni. La crisi in corso fa diventare la El Al un obiettivo primario del terrorismo arabo. 7 anni prima, dei terroristi armati sparano sui passeggeri in coda al check-in della El Al a Roma e a Vienna, uccidendo 19 persone. La compagnia aerea è in stato di costante allarme. Guardie di sicurezza armate tengono sotto stretto controllo gli aerei e il personale. Prima di essere caricata sull'aereo, la merce passa attraverso una camera iperbarica per far esplodere eventuali ordigni piazzati dai terroristi. Ore 17:20. Il volo 1862 supera i controlli di sicurezza. Arriva l'equipaggio per ispezionare il velivolo prima del decollo. Il 747 ha 13 anni, ma ha ancora davanti 5 anni di servizio prima della pensione. Il comandante è il 59enne capitano Isaac Fuchs. Come molti piloti della El Al, Fuchs è un veterano di guerra dell'aviazione militare israeliana. Al suo attivo ha 25.000 ore di volo. Insieme a Fuchs ci sono l'assistente di volo, Gedalia Sofer, e il copilota, Arnon Hoad, la recluta del gruppo. Ha 32 anni e vola sui Jumbo da meno di un anno. Il decollo dell'1862 viene seguito dal capo controllore di volo, Henriette Van Opinen. Il cielo era particolarmente nitido. Tutte le rotte dei voli che decollano da Schiphol o che vi atterrano passano sopra zone di Amsterdam densamente popolate. Una di queste è il quartiere residenziale di Bijlmer, 13 km a est della città. Nel centro di Bijlmer sorge il condominio di Groeneveen. È abitato da quasi 2000 persone, tra cui l'infermiera Marlene Trudeman e suo figlio Guillermo. Gli aerei ci passavano sopra la testa ogni giorno. Dopo un po' ci si abitua. Guillermo compirà 17 anni tra 5 giorni. Come molti suoi coetanei, ama la musica pop e i film di arti marziali. Ma oggi è stato in chiesa con sua madre.
L'appartamento dei Trudeman è al quinto piano del condominio Groeneveen. Marlene e il marito Stanley sono originari del Suriname, un'ex colonia olandese in Sud America. Graciella, la figlia 14enne, è una ragazzina intelligente che va molto bene a scuola. Sempre sorridente, sempre contenta. Aveva una parola buona per tutti. Ore 18. Sulla pista 1 di Schiphol, il capitano Fuchs dà potenza ai 4 motori Pratt & Whitney del Jumbo. Ricevuto, attendo, pronto a procedere. C'è dei comandi al giovane copilota, Arnon O'Had, perché faccia esperienza di volo sul 747. 6 minuti dopo il decollo, il volo El Al 1862 punta verso est, sorvolando i sobborghi di Amsterdam. Buonasera, ora stiamo raggiungendo quota 400 metri. Ore 18:27 e 30 secondi. I motori stanno ancora spingendo a pieno regime per portare il Jumbo a un'altitudine di 2000 metri. Tutto funziona alla perfezione. L'equipaggio si prepara per la trasvolata fino a Tel Aviv. Tra meno di 5 ore potranno riabbracciare i propri familiari in patria. All'improvviso, l'aereo viene scosso da un sussulto terrificante. Inizia a perdere quota e si inclina pericolosamente a destra. Il capitano Fuchs tiene saldi i controlli. Ce l'ho fatta. Cerca disperatamente di stabilizzare il Jumbo, evitando che cada a spirale e che si schianti al suolo. El Al 1862, Mayday, siamo in emergenza. Dopo 30 secondi, il capitano Fuchs riesce a riportare il Jumbo in posizione stabile. L'assistente di volo Sofer consulta freneticamente i pannelli di controllo per individuare il guasto. Pochi secondi dopo, un'altra crisi. Gli strumenti riportano che entrambi i motori sull'ala destra sono fuori uso. È l'inizio di un incubo. Il capitano Fuchs deve rientrare a Schiphol per un atterraggio di emergenza, in fretta. Dice al copilota O'Had di avere bisogno della pista più lunga dell'aeroporto. Chiediamo la 27 per l'atterraggio. La torre di controllo dirige l'aereo nella sua rotta di rientro a Schiphol. Procedere a 360, procedere a 360. Roger. La rotta di approccio alla pista 27 sorvola il sobborgo di Bijlmer, dove abita la famiglia Trudeman. I Trudeman, come le altre migliaia di persone che abitano lungo la rotta che sta seguendo il jet in panne, sono assolutamente ignari del dramma che si sta svolgendo sopra le loro teste. Il volo El Al 1862, un 747 cargo a pieno carico, è in avaria e sta perdendo rapidamente quota. El Al 1862, Mayday, siamo in emergenza. Ore 18:30. I vigili del fuoco si dispongono lungo la pista d'atterraggio, dove l'aereo è atteso tra meno di 10 minuti. Il Jumbo deve compiere una virata sopra Amsterdam, scendendo progressivamente per allinearsi correttamente alla pista 27. L'ultima manovra di avvicinamento lo porterà a sorvolare il condominio di Groeneveen, dove vive la famiglia Trudeman. Marlene e Stanley decidono di andare a trovare degli amici poco lontano. Dicono ai figli Guillermo e Graciella che torneranno presto. Ore 18:33 e 35 secondi. Il controllore del traffico aereo, Henk ter Brache, dà al Jumbo in panne l'autorizzazione all'atterraggio sulla pista 27. Ok, 14 miglia all'atterraggio. La pista è a vostra disposizione. Il 747 è a 2 minuti dal sobborgo di Bijlmer. Marlene e Stanley sono diretti all'appartamento dei loro amici. Fuori l'atmosfera era molto rilassata. Si sentivano i bambini giocare, c'era molta gente in giro. In quel momento, mentre il capitano Fuchs alza il muso dell'aereo per rallentare prima dell'atterraggio, il rollio a destra ricomincia.
Fuchs tenta di stabilizzare l'aereo, ma i comandi non rispondono più. Il copilota Ohad avverte Schiphol. Abbiamo problemi di controllo. Che problemi avete? Henk ter Braak è allarmatissimo, contatta subito la collega Henriette Van Opinen. Henk mi chiamò e mi disse: abbiamo un problema molto, molto grave. 90 secondi dopo, Fuchs sta ancora lottando per stabilizzare l'aereo, ma la situazione sta peggiorando. Ora il Jumbo sta perdendo quota rapidamente. Mancano pochi secondi al sobborgo di Wilmer. Qui, ignari del pericolo che incombe, Marlene e Stanley stanno per raggiungere l'appartamento dei loro amici. I loro due ragazzi, Guillermo e Graciella, li aspettano tranquilli. 4 piani sopra di loro, dall'altra parte del condominio, il 31enne André Boss sente il rumore di un aereo che si avvicina. Il rumore dei motori aumentava sempre di più, finché è diventato un boato. All'improvviso, il rollio aumenta, l'aereo si inclina a 90 gradi e precipita a spirale sopra l'abitato di Wilmer. Andiamo giù, andiamo giù! Alza i flap, fuori il carrello! Ora il boato del Jumbo è assordante. Andre afferra il telefono per chiamare i servizi di emergenza. Pochi secondi dopo, a pochi metri da casa sua, si materializza un incubo. Ho visto il carrello dell'aereo passare proprio davanti al mio balcone. Marlene e Stanley raggiungono l'abitazione dei loro amici. Nel suo appartamento al 10° piano, il bancario 36enne Rinus Denan sta per andare a cena. Sente il suo gatto miagolare ed esce sul balcone. Ciò che vede lo paralizza. Il Jumbo sta puntando contro il suo condominio. In quegli attimi mi è passata davanti agli occhi tutta la mia vita, dall'infanzia fino a quel momento. E ho pensato, è la fine. Ore 18, 35 e 42 secondi. Il volo ELAL 1862 si schianta all'altezza del sesto di 11 piani di un condominio. Ho sentito un rumore pazzesco. Sembrava che avessero sbattuto violentemente una porta, una specie di bang. L'impatto fa perdere coscienza a Rinus. Il carburante dell'aereo si riversa su decine di appartamenti. Il rumore dell'impatto proveniva dall'abitazione di Marlene e Stanley, dove i loro figli stanno aspettando il rientro dei genitori. La coppia corre a casa con l'angoscia nel cuore. Il loro quartiere è stato colpito da un terribile disastro e Guillermo e Graciella sono in pericolo. Il volo ELAL 1862, un 747 cargo a pieno carico, si schianta contro il sesto piano di un condominio di Amsterdam. Marlene e Stanley Trudyman corrono a casa. All'improvviso, attraverso gli alberi, vedono un muro di fuoco. Stan mi disse: Marlene, è il nostro appartamento. Risposi: no, non è possibile. E lui: Marlene, i nostri bambini. I nostri bambini. Urlava come un pazzo. Stanley è impietrito, ma Marlene corre verso l'edificio in fiamme. Riesce a trovare le scale e sale al 5° piano. Pensavo una cosa sola. Devo trovare i miei bambini. Devo trovare i miei bambini. Dove prima c'era il loro appartamento, ora c'è una voragine. Uno squarcio in fiamme. Non riuscivo a credere che la mia casa non ci fosse più. Stavo lì davanti e mi dicevo: no, sto sognando.
Improvvisamente, Marlene pensa che i figli, il 16enne Guillermo e la 14enne Graciella, forse hanno udito l'aereo arrivare e sono scappati. Inizia a cercarli disperatamente. Al 10° piano, il bancario Rinus Dehan riprende conoscenza. Barcolla fino alla porta. Si accorge con terrore che non si apre. Le onde d'urto generate dallo schianto hanno deformato il telaio bloccandola. Rinus si rende conto di essere sopravvissuto allo schianto, ma ora rischia di morire in quel rogo. Non c'è via di scampo. Nemmeno il suo gatto Mendels può saltare da un 10° piano. Ho pensato che era finita, che se mi fossi salvato sarebbe stato un miracolo. L'appartamento di Andre Boss a 200 metri di distanza non ha subito danni. Andre corre sul luogo del disastro per portare il suo aiuto. Davanti agli occhi brillavano le fiamme di un enorme rogo. Uscivano fiamme da tutti gli appartamenti. Andre sa che centinaia di persone potrebbero essere rimaste lì dentro, intrappolate o ferite. Molti rischierebbero di morire prima dell'arrivo dei pompieri. Entrare in alcuni appartamenti sarebbe un suicidio. Ci sono troppe fiamme. In altri, però, Andre riesce a soccorrere le persone sopraffatte dal fumo. Gli abitanti della zona si precipitano sconvolti sul luogo del disastro. Marlene Trudeman chiede disperatamente notizie dei suoi figli a chiunque incontra. Qualcuno ha visto i suoi 2 figli, Graciela e Guillermo. Ancora intrappolato nel suo appartamento al 10° piano, Rinus sente la temperatura salire mentre l'incendio divampa all'esterno. E in quel momento la temperatura all'interno di casa mia era di 58 gradi. Facevo fatica a respirare. Rinus è certo di avere solo pochi minuti di vita, ma non può fare altro che pregare che lui e il suo gatto vengano soccorsi. Quando sta ormai per svenire, dei vicini riescono a entrare. Lo portano via da quell'inferno di fuoco appena in tempo. Ore 18:40. Il primo dei 16 carri dei pompieri di Amsterdam arriva sul luogo del disastro meno di 5 minuti dopo lo schianto. «50 minuti dopo lo schianto, Marlene sta ancora cercando i suoi figli. Ma nessuno li ha visti. La donna inizia a rendersi conto della terribile verità. Aveva salutato Guillermo e Graciella meno di un'ora prima. E aveva promesso loro che sarebbe tornata presto. Ora la speranza di rivederli vivi svanisce. In quel momento mi sembrava di essere morta anch'io. Sentivo di essere morta dentro. Perché è successo tutto questo? Perché i miei bambini se ne sono andati? La notizia del disastro si diffonde in tutto il mondo. Nel peggior disastro aereo della storia olandese, le vittime potrebbero essere più di 200. La luce dell'alba illumina lo squarcio che l'aereo ha aperto nell'edificio. 31 appartamenti su 11 piani sono distrutti. 43 le vittime, compreso il capitano Fuchs e il suo equipaggio. L'ente olandese per la sicurezza aerea mobilita subito 8 agenti investigativi.
Franz Erhardt è tra i più esperti della squadra. Ex pilota di caccia con 20 anni di esperienza alle spalle, ora analista di incidenti aerei. Questo è il peggiore di cui si è occupato. Non si vorrebbe mai che accadessero certe cose, invece capitano. Un grosso aereo che si schianta in una zona residenziale provocando molte vittime. Che cosa ha provocato il peggior disastro aereo olandese? Perché il Jumbo ha volato in assetto stabile per 8 minuti dopo aver lanciato il Mayday e infine si è schiantato contro un enorme condominio affollato? Oggi, ripercorrendo le fasi della tragedia e studiando i risultati delle indagini, possiamo ricostruire quello che è successo al volo El Al 1862. Sofisticate simulazioni digitali ci porteranno dove le telecamere non possono arrivare, nel cuore di quella sciagura. Erhardt controlla le registrazioni della torre di controllo di Schiphol. Rivelano che il copilota Ohad aveva segnalato un'avaria a entrambi i motori dell'ala destra. Numero 3 e numero 4 fuori uso. Gli investigatori sanno che il blocco contemporaneo di 2 motori è un evento rarissimo. Si fa strada il sospetto che la causa del disastro del Jumbo israeliano sia dolosa. Fin dall'inizio abbiamo pensato che la El Al potesse essere finita nel mirino dei terroristi. Gli investigatori temono che il volo 1862 sia stato abbattuto da un ordigno piazzato dai terroristi o persino da un missile terra-aria. C'è un altro mistero da risolvere. Se il Jumbo è stato colpito da un missile, come ha fatto a rimanere in volo per più di 8 minuti? Precipitiamo? Prima di precipitare. Tiralo su, tiralo su! Per verificare l'ipotesi di un attentato, gli investigatori devono recuperare i motori dell'aereo e le sue scatole nere con le registrazioni dei dati tecnici del volo e delle conversazioni dei piloti. È una prospettiva scoraggiante. Le scatole nere, infatti, anche se ancora integre dopo un rogo di 1100 gradi, si trovano sepolte sotto una montagna di macerie. Poi, uno sviluppo inaspettato. Un poliziotto fuori servizio riferisce di aver visto il volo 1862 sorvolare il cielo di Amsterdam. Le dichiarazioni del poliziotto aprono nuove ipotesi. Gli investigatori non hanno indizi concreti sul perché il volo El Al 1862 si sia schiantato contro un condominio di Amsterdam. Poi Jan Kaspers, investigatore di polizia fuori servizio, rivela un particolare molto importante. La sera del disastro, lui e un amico erano in barca sul lago Gooimer, 10 km a est di Amsterdam. La loro imbarcazione era ancorata proprio lungo la rotta del volo El Al 1862 appena decollato da Schiphol. Alle 18:27 i 2 amici stanno preparando la cena. All'improvviso sentono un forte schianto. Kaspers corre in coperta. Nel cielo vede il 747. 2 oggetti stanno precipitando dall'aereo. Dapprima ho pensato che fossero dei paracadute. Poi ho capito che forse poteva trattarsi dei motori dell'aereo. È una rivelazione sconvolgente. L'analista di incidenti aerei, Franz Erhardt, ordina subito a una squadra di sommozzatori di setacciare il lago. Il recupero dei motori potrebbe contribuire a risolvere il mistero. È chiaro ormai che i 2 motori sull'ala destra dell'aereo non erano semplicemente fuori uso. Motori numero 3 e numero 4 fuori uso. Ma si erano staccati completamente. L'equipaggio non può vedere i motori dalla cabina di pilotaggio e non sa che cos'è successo. Ora gli investigatori devono risolvere un altro mistero. Che cosa ha potuto staccare i 2 motori da 5 tonnellate del Jumbo contemporaneamente? L'ipotesi di un attacco terroristico con un missile terra-aria o con un ordigno è plausibile.
Per dimostrarla, gli investigatori devono recuperare i motori dal fondo del lago e esaminarli per trovare degli indizi. Inaspettatamente, dopo poche ore di ricerche, la fortuna li assiste. Un sommozzatore individua dei rottami sul fondo del lago. Si tratta del motore esterno dell'ala destra del 747. Sulla terraferma vengono recuperati altri indizi importanti. Alcuni frammenti dell'ala dell'aereo lunga 10 metri. Ora gli investigatori possono stabilire perché l'aereo ha perso 2 motori. I reperti vengono portati in laboratorio. Il motore e i pezzi di ala vengono esaminati alla ricerca di sostanze chimiche comunemente impiegate negli esplosivi. Le superfici di metallo vengono controllate per verificare la presenza di microperforazioni provocate dai frammenti dell'esplosione. Ci vogliono 2 giorni. L'indagine non produce alcun risultato. Gli investigatori non trovano prove di un'esplosione, né altri indizi che spieghino il distacco dei 2 motori. Le indagini sono a un punto morto. Per risolvere il mistero, l'unica possibilità è trovare il motore interno del Jumbo, nella speranza che fornisca indizi utili. O trovare una delle scatole nere dell'aereo sul luogo del disastro. Alle ricerche dell'altro motore del 747 si unisce la Marina olandese. Si utilizzano 2 imbarcazioni di salvataggio specializzate, un sonar e altri sommozzatori. Ma dopo 2 giorni di ricerche, niente di nuovo. Gli investigatori sono preoccupati. Con il passare delle ore le probabilità di recuperare indizi importanti diminuiscono. L'acqua avrebbe corroso i pezzi in breve tempo. Quindi dovevamo trovare quel motore al più presto possibile. Le notizie dal luogo del disastro sono altrettanto negative. Le squadre di ricerca non trovano nessuna delle scatole nere del 747. Inoltre, c'è un altro problema. 24 ore dopo l'incidente, il sindaco di Amsterdam ordina l'intervento dei bulldozer per bonificare il luogo del disastro. Sta subendo forti pressioni da parte dell'opinione pubblica che vuole che i corpi delle vittime siano recuperati al più presto. Erhardt e la sua squadra non possono fare nulla. L'unica alternativa è seguire le macerie nella loro nuova sede, un deposito di rifiuti. Sembra un'impresa senza speranza. Poi, 3 giorni dopo, Erhardt riceve una telefonata nel suo ufficio di Amsterdam. È una buona notizia. Una delle sue squadre ha trovato una scatola nera del Jumbo. Eravamo soddisfatti, finalmente le nostre indagini avevano fatto un passo in avanti. Questa scatola nera registra tutti i dati tecnici rilevanti dell'aereo. Potrebbe trattarsi della svolta che gli investigatori stanno aspettando con ansia. Ma quando la scatola viene aperta, la delusione è grande. Il nastro interno è spezzato in 4 punti. E i dati che riguardano gli ultimi 2 minuti e mezzo di volo dell'aereo sono indecifrabili. La scatola nera viene mandata agli esperti di Washington, negli Stati Uniti. Ci sono poche possibilità, ma è la loro unica speranza. 11 giorni dopo l'incidente, le indagini toccano il fondo. Ma proprio quando le speranze stanno per svanire, gli investigatori hanno un colpo di fortuna. Un sommozzatore trova il secondo motore semisepolto nel fango. È ancora attaccato al sostegno che lo fissava all'ala. Erhardt e i suoi collaboratori frenano il loro entusiasmo. È probabile che neanche questo reperto possa fornire indizi.
è danneggiato e deformato, ma non ci sono prove evidenti che sia stato colpito da un missile. Anche la serie di esami per verificare la presenza di sostanze esplosive non dà alcun esito. Le indagini giungono a una svolta. L'ipotesi che il disastro sia stato provocato da un attacco terroristico viene scartata. Nel motore non viene riscontrato nulla di anormale. L'ispezione dell'involucro esterno, però, rivela subito qualcosa di strano. Un avvallamento e tracce di vernice nera. Da dove proviene? La vernice viene fatta analizzare. Bisogna ancora scoprire perché il motore interno si è staccato. Dato che il motore era ancora fissato al suo supporto, il distacco deve essere avvenuto nel punto di fissaggio all'ala. Gli investigatori studiano il sistema di attacco dei motori del 747. Ciascun motore è fissato all'ala con 4 giunture. Al centro di ciascuna c'è un bullone di metallo vuoto lungo 14 cm, detto perno. I perni sono abbastanza robusti da poter reggere il carico di un reattore di 5 tonnellate lanciato al massimo della potenza, ma spesso i motori sono anche progettati per staccarsi facilmente dall'ala in caso di emergenza. Se un motore si blocca, per un guasto meccanico o perché investito da uno stormo di uccelli, può iniziare a vibrare violentemente. Se le vibrazioni sono troppo forti, il motore rischia di staccarsi dall'ala distruggendola, con conseguenze catastrofiche. Per evitare ciò, tutti i 747 hanno un sistema di sicurezza. I perni sono programmati per spezzarsi quando le vibrazioni raggiungono un punto critico, per permettere al motore di sganciarsi senza provocare ulteriori danni. Ma nulla dimostra che il motore interno abbia avuto un guasto. Gli investigatori considerano un'altra ipotesi. È stato il sistema dei perni a guastarsi e a provocare la catastrofe. Gli investigatori controllano il pezzo che fissava il motore interno all'ala. Si concentrano su ciò che rimane dei 2 supporti centrali che reggevano gran parte del peso. I perni sono entrambi scomparsi. Su uno dei 2 supporti, però, viene scoperto un particolare interessante. La punta della letta che reggeva il perno era spezzata. Ciò era successo al momento dell'impatto con l'acqua del lago o prima? Gli esperti che esaminano il metallo fanno una scoperta sorprendente. Le ammaccature non sono compatibili con un impatto violento. Esse rivelano che la letta ha ceduto perché il carico era troppo pesante. Questo può essere successo solo se il perno interno si è rotto a un'estremità. La rottura avrebbe trasferito un carico significativo di forze sulla letta all'estremità opposta, provocandone la rottura. I perni sono progettati per spezzarsi a entrambe le estremità se lo sforzo del motore supera una soglia critica. Earhart è convinto che la rottura parziale può essere stata provocata solo da una cosa: dall'usura del perno. Si tratta di una teoria nuova. È possibile che il disastro sia stato provocato dall'usura del metallo dei perni. Ma Earhart sa che se entrambi i perni centrali avessero ceduto, il motore interno si sarebbe staccato senza strappi. Per dimostrare la propria teoria, gli investigatori dovranno trovare il perno mancante dell'altro pezzo centrale. Le probabilità di recuperare un pezzo così piccolo nel lago Guimer sono remote. L'unica speranza di Earhart è che al momento dello schianto del Jumbo ne fosse rimasto attaccato all'ala un pezzo sufficientemente grande. Incarica più di 20 operai di ispezionare il deposito di rifiuti dove sono stati trasferiti i rottami dell'aereo. La speranza di un ritrovamento è minima. Il perno mancante è di soli 14 centimetri e può essersi disintegrato nell'impatto. Cercare un pezzo specifico della struttura dell'ala tra le macerie era come cercare un ago in un pagliaio. Dopo 48 ore di ricerche, l'esito è ancora negativo.
Poi, il terzo giorno, viene recuperato un pezzo di metallo nascosto dai rifiuti. Fa parte del sostegno centrale mancante del motore interno. E inaspettatamente, dentro c'è ancora uno spezzone del perno. Gli investigatori sanno che questa può essere l'ultima possibilità di fare luce sul mistero che avvolge il disastro. Appena il pezzo arriva in laboratorio, viene esaminato al microscopio elettronico. Gli investigatori trovano la spiegazione che cercavano. Sulla superficie del perno c'è una frattura profonda 4 mm. Le caratteristiche di tale crepa determinano che è stata provocata dall'usura del metallo. La frattura inizia lungo i solchi stampati sul diametro interno centrale del perno. Si tratta della scoperta che gli investigatori aspettavano con ansia. Già sapevano che l'usura del metallo ha provocato la rottura dei 2 importanti perni centrali del motore interno. Ora hanno la prova inconfutabile che anche l'altro perno centrale era difettoso. Dopo ogni volo, le crepe microscopiche dei perni del motore interno diventavano sempre più grosse. Il 4 ottobre 1992 hanno raggiunto un punto critico. A 2000 metri di quota, con i motori a pieno regime, i perni difettosi cedono. Ma gli investigatori devono ancora spiegare perché si è staccato anche il motore esterno del 747. È quasi impossibile che i perni dei 2 motori abbiano ceduto contemporaneamente. Poi arrivano i risultati delle analisi sulle tracce di vernice trovate sull'involucro del motore interno. La vernice è la stessa utilizzata per le lame del reattore esterno. C'è una sola spiegazione plausibile. Durante la fase di ascensione, dopo il decollo, i motori sono a pieno regime. Quello interno non si stacca semplicemente precipitando senza causare danni, ma viene scagliato in avanti. Una frazione di secondo dopo torna indietro e colpisce per puro caso il motore esterno, strappandolo dall'ala. L'impatto strappa via anche 10 metri di ala. Ora gli investigatori sanno che i 2 motori del volo 1862 sono precipitati a causa di una sfortunata coincidenza. Mayday! Mayday! Gli investigatori avvertono la Boeing che produce l'aereo. La Boeing avverte subito le compagnie aeree che utilizzano i 1000 Jumbo in servizio in tutto il mondo di controllare tutti i perni dei motori e di sostituire quelli difettosi. Ma i residenti di Wilmer vogliono che venga risolto anche un altro mistero. Perché l'aereo si è schiantato? Un Jumbo dovrebbe essere in grado di rimanere in quota anche con 2 soli motori. Perché quindi il volo 1862 è precipitato improvvisamente mentre tentava un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Schiphol? Tiralo su! Tiralo su! Gli investigatori studiano la sezione dell'ala recuperata sul fondo del lago Guimer. È chiaro che la perdita di parte dell'ala ha diminuito la capacità di volo dell'aereo. Inoltre, quando i motori si sono staccati, i comandi più importanti hanno perso potenza idraulica. Ma se il danno era così grave da far precipitare l'aereo, come ha fatto il capitano Fuchs a mantenere stabile l'assetto di volo per altri 8 minuti? È un paradosso. 18 giorni dopo il disastro giunge un'altra buona notizia. Negli Stati Uniti gli esperti sono riusciti a recuperare le informazioni dalla scatola nera danneggiata. I dati tecnici che essa contiene contribuiscono a svelare anche l'ultimo mistero. Essi spiegano dettagliatamente perché il volo 1862 è precipitato.
Viene appurato che l'usura del metallo ha provocato il distacco di un motore che ha centrato l'altro motore distruggendolo. L'impatto tra i due reattori ha distrutto anche parte dell'ala destra del Jumbo, disabilitando alcuni comandi fondamentali. Mayday, Mayday, abbiamo un'emergenza. Ma il danno non è così grave da far precipitare subito l'aereo. Perché si schianta improvvisamente 8 minuti dopo aver lanciato il Mayday? Per trovare una risposta, gli investigatori si affidano al pilota collaudatore e ingegnere aeronautico Geert Tegeler. Tegeler analizza migliaia di dati tecnici registrati dalla scatola nera del Jumbo. Dopo 8 mesi di duro lavoro, scopre un altro particolare importante nella vicenda del disastro del volo 1862. Per la prima volta si spiega il complicato nesso tra il distacco dei motori, la rottura dell'ala e il danno ai comandi. Tegeler scopre che nonostante l'aereo in avaria fosse ancora in grado di volare, lo schianto sarebbe stato comunque inevitabile appena avesse tentato un atterraggio. L'equipaggio non aveva scampo, non potevano fare altro. Erano destinati a schiantarsi. L'analisi dei dati della scatola nera ha ormai appurato perché il Jumbo della El Al si è schiantato senza preavviso, dopo che i piloti erano riusciti a mantenerlo in volo per altri 8 minuti. E perché la gente a terra, dopo ciò che è avvenuto nel cielo, aveva i minuti contati. 8, per l'esattezza. I perni difettosi che reggono il motore interno dell'ala destra si spezzano, provocandone il distacco. Il motore interno colpisce quello esterno. Nell'impatto viene danneggiata una sezione dell'ala destra lunga 10 metri. Ciò provoca una grave diminuzione del flusso d'aria attorno a essa. L'aereo perde stabilità e si inclina a destra con un violento rollio. Il capitano Fuchs non può più disporre di 2 sistemi idraulici che controllano fondamentali funzioni antirollio. Riesce solo a riportare il Jumbo in assetto di volo, spingendo al limite i comandi ancora funzionanti. L'analisi dei dati individua la causa nella velocità dell'aereo, 280 nodi. È sufficiente per dare all'ala destra un sostegno per mantenere in volo l'aereo. 39 secondi all'impatto. 5 chilometri al condominio di Bilmer. Ora il capitano Fuchs alza il muso del Jumbo per rallentare prima dell'atterraggio, ignaro che quella procedura di routine avrà conseguenze fatali. I dati di volo rivelano che il cambiamento di angolazione fa diminuire ulteriormente il flusso d'aria che sostiene l'ala destra. Ne consegue un'ulteriore perdita di sostegno sulla parte destra dell'aereo e il rollio riprende. Il capitano Fuchs tenta disperatamente di stabilizzare il Jumbo, ma ora la sua velocità è scesa a 260 nodi, riducendo ulteriormente il sostegno. I comandi danneggiati sono ormai inefficaci. Abbiamo problemi di controllo. 30 secondi all'impatto. Il rollio e la perdita di velocità superano il punto critico. Il Jumbo di 338 tonnellate precipita al suolo. Tiralo su, tiralo su! Il volo è l'AL 1862. Precipita da un'altezza di 760 metri. Alcune incrinature microscopiche sulla superficie di 2 perni lunghi 14 centimetri provocano la morte di 43 persone. Le squadre di soccorso recuperano i corpi del 16enne Guillermo e della 14enne Graciela il mattino dopo il disastro, a pochi metri da dove prima c'era il loro appartamento. I medici ritengono che siano rimasti uccisi all'istante. Dopo la tragedia, i genitori dei ragazzi, Marlene e Stanley, si trasferiscono in un'altra zona di Amsterdam. Non possono sopportare di vivere nel quartiere dove sono morti i loro figli. Non è facile perdere i propri figli.
Ma i momenti più belli passati insieme a loro continuano a darti forza. Nessuno potrà portarmi via i ricordi della loro nascita fino alla loro morte. So che sono qui, sento la loro presenza. È una sensazione confortante. Ora il condominio coinvolto nel disastro è stato demolito, ma le sue fondamenta rimangono. Nelle vicinanze sorge un monumento al ricordo delle vittime. L'incidente, però, ha avuto almeno una conseguenza positiva. La Boeing continua a rinforzare gli attacchi dei motori all'ala, compresi i perni, su tutti i Jumbo 747. E vara anche procedure di ispezione più stringenti, con nuovi test agli ultrasuoni per valutare l'usura del metallo. I cambiamenti introdotti dopo la sciagura di Schiphol hanno reso più sicuri i voli a bordo dei Jumbo 747 di oggi.